Un tricolore nascosto alla Fenice. La Fenice, nome quanto mai emblematico per un teatro che la storia ha costretto a bruciare e a risorgere dalle sue stesse ceneri un paio di volte. La prima, il 13 dicembre 1836, quando le fiamme divorarono la sala e la scena e il teatro fu ricostruito rapidamente. E la seconda, il 29 gennaio 1996, quando della Fenice rimasero in piedi essenzialmente le mura perimetrali. In questo caso la ricostruzione fu più travagliata ma assolutamente efficace, perché oggi la Fenice è un teatro tecnologicamente avanzatissimo eppure ricostruito minuziosamente fino all'ultimo dei suoi particolari dagli artigiani locali. Al momento della prima ricostruzione, negli anni 30 dell'Ottocento, Venezia sottostava al giogo austriaco e il periodo non era certo dei più facili. I moti del 48 erano di là da venire, ma molto si era già consumato. I fratelli Bandiera erano stati giustiziati a Cosenza, Silvio Pellico e Pietro Maroncelli avevano già passato 10 anni allo Spielberg. Ciò non significa che diversi messaggi patriottici fossero fatti passare in maniera subliminale. La grande sala della Fenice non fece eccezione ed ecco che nei lavori di ripristino comparvero delle raffigurazioni femminili sul soffitto. Due di queste ragazze vestono in maniera diversa dalle altre, le Grazie, l'Aurora, che sono vestite d'azzurro, perché la danza e la musica sono vestite di verde e di rosso. Una delle ragazze in particolare tiene in mano un drappo bianco che le avvolge il corpo e l'impressione cromatica è indiscutibilmente quella del tricolore, del nascente Stato italiano così bramato da molti in quel periodo, con un messaggio implicito: potete dominarci quanto volete, ma la danza e la musica rimarranno sempre italiane e immagine dell'Italia. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.